Salve e benvenuti nel mio canale. In questo video vedremo come regolare il bracciale di un orologio appena acquistato, che ha quindi un bracciale nella sua lunghezza più estesa, e dovremo togliere delle maglie per poterlo adattare al nostro polso. L'orologio che attualmente ho al polso è già regolato, è un polso da 18 cm, è già stato regolato. Come si vede che è perfettamente adattato al proprio polso? Si vede dal fatto che può muoversi, quindi se io faccio questo movimento si può muovere, vedete? Non stringe troppo, ok? Ho una luce sotto di, ecco, saranno 3 mm, 2-3 mm, che permette quindi di avere una sensazione di orologio aderente al polso che però non stringe, non fa sudare e permette anche un movimento di questo tipo e anche poterlo tirare leggermente verso l'alto nel momento in cui dobbiamo lavarci le mani e l'acqua, evitare che l'acqua vada direttamente a contatto con l'orologio, anche se l'orologio è subacqueo, è waterproof, comunque sia, è sempre meglio evitare magari contatto di saponi, eccetera, quindi prodotti chimici. Quindi se è solo l'acqua va bene e abbiamo un orologio impermeabile, ma la possibilità di sollevarlo di un centimetro, 2 centimetri verso il braccio lontano dal polso permette durante il lavaggio delle mani di evitare che sapone possa raggiungere la cassa. Ecco, quindi in questo orologio è stato regolato ed è perfettamente adattato al mio polso. Ora vediamo un orologio nuovo come si presenta quando io lo metto al polso. Quando io lo metto al polso, guardate che luce che ha. Stiamo parlando di una luce per il mio polso di più di 1 centimetro, sarà 1,5 centimetri. Ovviamente questo non è regolato perché permette, l'orologio ruota sul polso e non è aderente, per cui ho visto persone che preferiscono portarlo così, magari molto calato, molto, però è una sensazione, soprattutto d'estate per evitare sudorazioni così, però è una sensazione di cadenza, cioè di non aderenza che ecco, non è che sia il massimo proprio. Ecco, quindi diciamo che noi dobbiamo regolare questo bracciale per poter tornare a una aderenza che sia perfettamente adatta al polso, al proprio polso. Ecco, quante maglie dobbiamo togliere? Dipende quanto questa distanza, dobbiamo ridurre questa distanza, cioè tra il fondello e il polso. In questo caso io direi di togliere 2 maglie per parte, ecco, perché credo possa essere la giusta lunghezza una volta che abbiamo eseguito l'operazione. Ok, quindi abbiamo visto come si controlla la distanza tra fondello ed il polso per poter adattare il bracciale, regolarlo e renderlo quindi l'orologio adatto al proprio polso, togliendo alcune maglie. Le maglie sono, potete vedere, piene nella parte iniziale dell'orologio, sono tutte piene. Nella parte finale invece abbiamo dei forellini, sia da una parte che da quest'altra parte. Sotto al bracciale, nelle maglie con i forellini, possiamo trovare delle frecce che indicano da quale lato bisogna sfilare il pernetto che tiene ogni singola maglia unita all'altra.
Nel caso, come in questo caso, che non ci siano frecce, non ci siano indicazioni di nessun tipo, vi faccio vedere come riconoscere il verso da cui estrarre il pernetto. Allora, vediamo che nelle maglie con i fori, un lato ha i fori perfettamente a filo. Se giriamo l'altro lato, ha i fori invece che sono incassati. Quindi noi dobbiamo andare a fare pressione in questi fori incassati per poter far fuoriuscire il perno da questa parte qua, dove ci sono i fori a filo, a lisci, a filo, se voi toccate, no? Sono perfettamente a filo. Ecco. Quindi da qua dovrà uscire il perno. Qua invece dove ci sono i fori non a filo ma incassati dovremo spingere. Naturalmente per togliere una o più maglie vanno tolti due perni, perché ogni maglia è tenuta unita alle altre da un perno superiore che la unisce alla parte superiore del bracciale e da un perno inferiore che la unisce alla parte inferiore del bracciale. Okay. Quindi per togliere due maglie, in questo esempio, vedremo che dovremo spingere su questo perno e sfilarlo e spingere su questo perno e sfilarlo, perché dovremo togliere, abbiamo detto, due maglie. Se dobbiamo togliere una sola maglia, vi faccio vedere, se dovevamo togliere una sola maglia, bastava spingere questo perno e questo perno successivo e sfilavamo una sola maglia. Per sfilare due maglie dovremo spingere questo perno e questo perno qua. Così vanno via due maglie, abbiamo detto. Questo per ogni lato, quindi due maglie di qua e due maglie di qua. L'ideale sarebbe, vedete il bracciale, la sua simmetria, controllatela sempre, perché se dovete togliere un numero dispari di maglie, due da una parte e una dall'altra, cercate di toglierle in maniera che rimanga una lunghezza simmetrica, non si accorci troppo una parte e non sia più lunga l'altra parte, ma rimanga questo rapporto qua. Ok, per andare a rimuovere le maglie dobbiamo utilizzare uno strumento molto semplice che è fatto in questa maniera, cioè ha una rotella che permette di svitare questa vite filettata per allargare il più possibile questo spazio qua, poter inserire il cinturino all'interno e poter poi avvitare per andare a spingere con questo perno sul pernetto da togliere. Allora, questo strumento era in dotazione nella scatola dell'orologio, è uno strumento basico, molto semplice, fa comunque svolge il suo compito. Io ho anche questo strumento qua che è un pochino più professionale, ecco. Ha un'impugnatura più grande, ha una area più larga, quindi io adesso utilizzerò questo strumento. Andiamo a vedere, appoggiamo lo strumento, utilizziamo una pezzuola per evitare che l'orologio possa, ecco, rigarsi. Prendiamo il bracciale, lo poggiamo, vedete, lo poggiamo e andiamo a spingere nel primo foro. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere in fotocamera. Ecco, andiamo a spingere con questo perno nel primo foro, avvitando
appoggio l'orologio per questione di praticità. Ecco, il perno quando fuoriesce fa una specie di scatto, visto che è infilato a pressione, vedete, fuoriuscendo ha fatto uno scatto, quindi appena voi avvitate e premete nella zona qua con l'attrezzo questo di regolazione, con questo perno andate a premere, avvitando, sentirete che il perno fuoriesce, eccolo qua, lo potete estrarre con le dita molto semplicemente. Appena lo avete estratto, lo poggiate sul tavolo e già il bracciale si è aperto, ecco qua, il bracciale è aperto. Ora però abbiamo solamente aperto il bracciale, cioè non abbiamo, togliamo il panno, non abbiamo tolto nessuna maglia ancora, perché come abbiamo detto bisogna andare a sfilare l'altro perno. Quindi andiamo a sfilare il secondo perno, sempre avvolgendo l'orologio per evitare rigature. Andiamo a sfilare il secondo perno, ecco qua, secondo perno, sfiliamolo, ed ora la maglia vedremo che si toglie. Eccola qua, abbiamo tolto due maglie. Vedete, le due maglie sono state tolte. Queste maglie le teniamo ovviamente da parte, nel caso fosse un orologio che possiamo dover rivendere. Ecco qua, le mettiamo da parte. Ed ora dobbiamo ricongiungere il bracciale utilizzando uno dei due perni. Quindi metteremo da parte un perno e useremo uno dei due perni per andare a ricongiungere il bracciale. Il bracciale va ricongiunto in modo che il perno possa passare attraverso tutti i fori di tutte le maglie. Quindi uniamo il bracciale e a questa volta andiamo a inserire il perno dalla parte opposta a quella a cui abbiamo spinto, cioè dalla parte dove ci sono i fori a filo. Eccola qua. Ecco qua. Vedete? Ora il bracciale è perfettamente ricollegato. Abbiamo tolto due maglie. Come vado a spingere questo perno all'interno in modo che sia fissato in maniera solida e non possa fuoriuscire? Dobbiamo prendere un piccolo martellino e dare un colpetto per poter spingere questa parte di perno che fuoriesce, che non si può inserire con le mani. Il resto del perno, avete visto, è entrato facilmente fino a questo punto. Oltre non si riesce perché c'è bisogno, altrimenti si sfilerebbero le maglie mentre lo indossiamo l'orologio. Quindi con un piccolo martelletto, poggiando su una superficie protetta la maglia, guardate, faccio vedere, prendiamo la pezzuola, poggiamo l'orologio e la maglia in questo modo,
Ora la maglia è poggiata sulla pezzuola, possiamo usare un piccolo martelletto per spingere la maglia e fissarla in maniera solida al bracciale. Ecco qua, ho preso un piccolo martello e provo a dare un colpetto molto, molto leggero, non date colpi forti. Ecco qua. Vedete ora? La maglia è perfettamente tornata a far parte del bracciale in maniera solida e il pernetto è perfettamente a filo. Quindi abbiamo tolto due maglie da questo lato. Ora se andiamo a vedere la simmetria, vedrete che è tutto sbilanciato. Questa parte è molto più corta di questa parte. La parte dove abbiamo tolto le maglie, cioè questa, è molto più corta di questa parte qua, che non abbiamo ancora regolato. Intanto possiamo provare comunque a fare una prova e vedere, ecco, vedere che abbiamo ridotto la luce, ecco qua. Non ci sono più tutto quello spazio che c'era prima, però ancora c'è uno spazio che a mio parere è eccessivo. Vedete, l'orologio arriva fino a questo punto, si muove troppo per come è il mio genere di larghezza adatta al mio polso. Quindi ecco, vedete, non siamo ancora a quel livello. Si potrebbero togliere anche, anziché due maglie, si potrebbe togliere anche solo una maglia, sì, direi. Adesso comunque vado a regolare l'altra parte, quindi del bracciale, la parte che non abbiamo ancora regolata, cioè questa parte qua, la vado a regolare e ci vediamo tra pochi secondi. Ecco qua, da quest'altro lato del bracciale ho deciso di togliere una sola maglia, anziché due. Proviamo il polso adesso come sta, vediamo. Ecco qua, è morbido, ma non tende ad andare troppo verso il lato interno del polso, rimane morbido. E la luce che abbiamo è una luce come l'orologio che abbiamo visto a inizio video, cioè una luce abbastanza, saranno 2 mm, poco più di 2 mm. Il bracciale molto spesso ha una regolazione fine. La regolazione fine del bracciale la vedete tramite, si trova nella chiusura, ci sono questi forellini. Qua ci sono solo due forellini, a volte ne trovate anche tre. Praticamente spingendo qui questo perno, questo è un perno a molla, spingendo questo perno si sgancia il bracciale dalla chiusura e basta semplicemente rispingere il perno nel secondo foro e avete una regolazione fine di un paio di millimetri che può essere utile d'estate per tenerlo un pochino più largo magari ed d'inverno per allargare il bracciale leggermente. Diciamo, questa è una regolazione che è veramente minima, serve solo per adattarlo in maniera fine alle proprie esigenze, in maniera rapida tra l'altro, non avete bisogno di nessun strumento, basta una semplice spinetta tipo quelle per rimuovere le SIM dei cellulari oppure un fermaglio, un fermafogli che si aperto spingendo qua oppure spingendo qua dall'altra parte si sgancia facilmente il bracciale dalla chiusura e si riaggancia nell'altro foro. Fate attenzione quando lo andate a riagganciare che deve essere agganciato, se qui è il primo foro, qua uguale al primo foro. Quindi i due fori dove la spinetta
va a fissarsi, dove il perno va a fissarsi, devono essere gli stessi, altrimenti avremo un collegamento non rettilineo, ma storto. Ecco qua, quindi abbiamo regolato nel tempo record di qualche minuto, abbiamo regolato un bracciale di un orologio e possiamo adesso indossarlo al polso tranquillamente. Conserviamo, ripeto, le maglie e le spinette, eccole qua, i pernini, li conserviamo per poter in futuro vendere l'orologio oppure fare una regolazione nel caso di doverlo volerlo un po' più largo, ma in maniera via a causa magari di un aumento delle dimensioni del polso dovuto a un ingrassamento oppure un dimagrimento notevole, e quindi potremmo volerlo adattarlo. Ecco qua. Quindi abbiamo ora un polso perfettamente avvolto dal nostro bracciale. Questo è un bracciale di una morbidezza estrema, con comodità estrema. L'unica, ecco, necessità è quella di adattarlo per evitare che sia troppo stretto ma anche troppo largo. Quindi questa è una regolazione, potete fare questa prova, cioè l'orologio deve poter andare, muoversi sia così, sia un pochino all'indietro quando ci laviamo le mani, ok? Questo vuol dire che è regolato correttamente, però allo stesso tempo è confortevole, non tira, non permette ogni movimento dal polso e ecco qua. Controllate sempre al termine che le maglie che abbiamo ribattuto siano perfettamente a filo, vedete, sia da una parte che dall'altra. Vuol dire che abbiamo ribattuto bene i pernini. Non bisogna forzare troppo con lo strumento. Se vedete che il pernino, facendo una leggera pressione, non scatta tanto, vuol dire o non abbiamo preso bene il foro con l'attrezzo, non abbiamo preso bene questi forellini, quindi magari stiamo spingendo in un punto che non è esattamente il foro, magari leggermente. Allora, se invece spingiamo con il perno dell'attrezzo, andiamo a spingere esattamente nel foro, non bisogna spingere in maniera eccessiva, sentiremo a un certo punto che il perno uscirà e farà questo colpetto che praticamente lo avete estratto e poi lo sfilate con la mano. In certi bracciali magari che sono un pochino più compatti, meno morbidi di questo, per sfilarlo può essere utile avere una pinza con un beccuccio molto sottile, prendete il pernino e lo andate a sfilare con la pinza se non riuscite a mano. Ecco, questa è l'unica cosa che consiglio che posso darvi. Ricordatevi sempre della regolazione fine, quindi andate a controllare nella chiusura dove è agganciato il bracciale per vedere quanti forellini avete di regolazione fine, nel caso sia necessario adattarlo ancora di qualche millimetro. Se andassi a metterlo nel perno che adesso è libero, avvicinerei il bracciale un pochino di più all'interno della chiusura, ridurrei leggermente questa lunghezza di qualche millimetro, ma di solito se ci sono due fori non serve, come in questo caso. Se invece qua ci fossero tre fori, uno, vediamo qua, indicarli bene, uno, due e un terzo foro, qui non guardate questo non c'entra nulla, questo fa parte del meccanismo del bracciale, sono questi fori, questi primi due, uno, due e un terzo foro, allora spostandovi dal foro più esterno al foro più interno avremo una regolazione sicuramente un pochino più importante. In questo caso non è molto influente sulla lunghezza, basta regolarlo rimuovendo le maglie. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un like
e soprattutto iscrivetevi al mio canale per supportarmi, per farmi crescere e permettermi di offrirvi sempre nuovi video, nuove recensioni. Grazie per l'attenzione, un saluto da Chris.